Nel pomeriggio di venerdì 16 giugno Muneghina tiene un consiglio di guerra con i suoi comandanti per decidere che tattica attuare. Gli erano infatti giunte informazioni che il nemico aveva occupato tutte le bocchette di accesso alla Val Grande alle loro spalle, ma anche la Val Vigezzo e la Val Canobina erano ormai piene di tedeschi. Le possibilità che avevano valutato erano sostanzialmente tre: sciogliere la colonna in piccoli gruppi e cercare di sfuggire al nemico, accettare un combattimento aperto, oppure forzare lo schieramento tedesco di Pian dei Sali per uscire dalla cerchia. Si optò per quest'ultima possibilità e intorno alle 23 la colonna si rimette in marcia. Non si sa bene se per dimenticanza o per quali altri motivi, purtroppo un gruppo di partigiani perde contatto con la colonna principale di Muneghina e andrà incontro nei giorni seguenti a sorti differenti. Restammo addormentati durante una sosta e non ci accorgemmo che gli altri, col capitano Mario, se n'erano andati. Ci sentimmo abbandonati. Con noi avevamo anche dei prigionieri fascisti, quelli presi a fondo toce, che subito approfittarono della situazione per cercare di dividerci, facendo circolare la voce di un tradimento. Subito li zittimmo e ci riunimmo in consiglio. Decidemmo di lasciare i prigionieri in una baita e di dividerci in piccole squadre di 5-7 uomini per sparpagliarci e sfuggire più facilmente all'accerchiamento. Ognuno andò così incontro al proprio destino. Il gruppo che scelse di tornare indietro andò incontro alla morte. Noi fummo più fortunati. In un'alpe sopra Falmenta incontrammo delle donne, tanto terrorizzate che non riuscivano neppure a parlare. C'erano i tedeschi e ci scontrammo. Riuscimmo a fuggire, rotolando per la montagna verso Falmenta. Qui chiedemmo aiuto a dei bambini. Venne la madre di uno di loro che ci nascose in un fienile. Qui restammo per circa 8 giorni fino alla fine del rastrellamento. Non sempre gli alpigiani ci vedevano di buon occhio, ma durante il rastrellamento, di fronte alla ferocia dei tedeschi e dei fascisti, ci aiutavano anche a costo della loro stessa vita. Io mi sono svegliato, me la sono presa con mia mamma che era lì attaccami e così, ma perché non mi hai chiamato? Non c'è più nessuno. Ho contati, eravamo in 11. Siamo rimasti in 11 di quelli là che poi sono partiti. E io ho fatto un giro là e ho trovato un pastore. Gli ho spiegato la situazione della mamma. È stato lì un momento, fa, ma sì, capissimi. Infatti, proprio che ero lì io, gli ho messo un gerlo sulla schiena e poi gli ho messo tutti quegli stracci che aveva su loro e è andata via. A così mi raccomando, fermati, perché finito il rastrellamento vengo a prenderti. E no, sì, va bene. Poi ho saputo che è stata lì 2 giorni, però dopo ha preso la corriera, è venuta a Cannobio e è venuta a casa. Poi io ho fatto più o meno la strada che hanno fatto quegli 11 che erano rimasti lì con noi. Ho fatto un tratto che dopo la guerra ho voluto andare a rifarlo, non sono riuscito a salire, che avevo roba moderna, roba vestimenti, mentre invece quella volta là ce l'ho fatto. Avevo una maglietta perché la camicia l'ho rotta a pezzi, urinavo sulla camicia e la buttavo giù perché c'erano i cani che seguivano, perché veniva, ho visto l'ultimo pezzo che il cane è arrivato lì, ha preso in bocca la roba, poi è andato indietro, quindi le andai in tre a portare a chi erano i tedeschi che avevano i cani. Il gruppo di Muneghina arrivò quindi a Piansalino e la situazione che si trovarono davanti è ben descritta proprio dal capitano Mario in questa testimonianza. A Pian di Sale, che è una grande spianata, ci saranno stati 60 carri armati. Piansalino è invece dove la strada forma una gobba che noi chiamavamo Piazza 1, anche se sulle carte non c'è, e da una parte si scende a Malesco e dall'altra si scende a Pian di Sale.
In quel punto lì non c'è ancora il rio Cannobino, quindi non devo attraversare un rio che è profondissimo. Lì io passavo da una parte all'altra prima delle sorgenti del rio, perciò la strada era libera. Spostiamoci ora sul versante verbano della Val Grande, dove contemporaneamente allo scontro del Pian dei Sali si sta combattendo un'altra sanguinosa battaglia tra il Passo Folungo e il Pian Vadà. In questi luoghi i nazifascisti attaccano la brigata Cesare Battisti, comandata dal capitano Armando Calzavara, detto Arca. Un'autocolonna nemica sale lungo la strada Cadorna, ma nonostante la loro marcia venga rallentata da azioni partigiane appositamente studiate, la netta superiorità numerica ed armamento faranno la differenza. Lo scontro si sposterà poi più in alto, verso l'Alpe Fornà, che vedete laggiù in fondo, dove dopo un duro combattimento verranno uccisi 7 partigiani e un 8º, di nome Rino, verrà catturato e deportato in Germania. Al suo ritorno, dopo la guerra, scriverà insieme a Giuseppe Perozzi la straziante cronaca del combattimento dell'Alpe Fornà. La mattina del 16 giugno 1944, la squadra che aveva fermato i tedeschi a Pian Vadà giunge all'imboccata della mulattiera, dove c'erano alcuni uomini di un posto di avvistamento. Gli uomini di testa girano il costone dello Zeda sotto le prime raffiche dei tedeschi ormai piazzati. Gli ultimi, appena oltrepassate le baite dell'Alpe Fornà, sentono che non si può più proseguire. Si piazzano così come la mitraglia li ha sparsi e guardano il nemico. Guardano ancora una volta dove la mitraglia e il mortaio lasciano in pace la terra. È lontano, dietro la terra che fuma e che spruzza. Il nemico ha formato la trappola, spara dalla strada e scende dalla mulattiera. Ha chiuso alle spalle e spinge di fronte. Barbisa, Pignatta, Cucciolo, Rino, Brambilla e Brambillino, Motta, Bruno, 8 uomini, 7 fucili. La solita nuvolaglia vagabondeggia sui fianchi dello Zeda e comincia la sorte. Brambillino è il primo, dice che tutto il sangue gli va nello stomaco e prega Brambilla di finirlo. Barbisa bestemmia il nemico e lo ferma con il Mauser. Brambilla nella sua buca è ferito, la sua voce stanca incoraggia Brambillino e dice della moglie che ha lasciato a Intragna il giorno prima e del suo bambino che non ha mai visto. Motta non si vede, non spara più, non parla. Tu hai sempre parlato poco, Motta. La nebbia insensata scivola sulle anche dello Zeda, ricopre gli uomini con la sua ombra e risale incapricciata di vento. Agli uomini muore in gola il grido di speranza. Pignatta si è scrollato di colpo e da un po' non dice più «A lei, ragazzi!». La sua guancia si schiaccia sempre più sulla terra. Cucciolo ha 2 ferite, Bruno anche, Rino una spalla morsa dal mortaio. Il nemico rastrella armi e uomini. 7 armi, 8 uomini, tra vivi e non. Dopo l'interrogatorio i nostri dicono che hanno sete. 2 soldati li accompagnano. Un soldato richiama Rino. Cucciolo e Bruno vanno a bere. Ritornano l'eco di una scarica e i soldati. 7 armi, 7 morti. Cavalleria militare? Perché uno fu risparmiato? Non so neanche dire se Rino abbia stimato tanta generosità nei vari lager che conobbe. Noi pensiamo come Barbisa, che prima di morire aveva gridato «Ci ammazzano tutti quei porci» e non sanno neanche perché. Nonostante la dura sconfitta, alcuni uomini, tra cui il comandante Arca, riusciranno a salvarsi e troveranno riparo nei boschi circostanti attendendo la fine del rastrellamento. A poche centinaia di metri in linea d'aria dall'Alpe Fornà, i partigiani della Giovane Italia, guidati da Rolando, riescono a difendere la loro posizione sul Pizzo Marona, nonostante i colpi del cannone da 149 che sparava da Intra. In serata vengono raggiunti dai rinforzi del gruppo di Mario Flaim, che organizza la difesa attorno alla cappelletta. Nel frattempo, un piccolo gruppo di uomini della Giovane Italia, guidata da Nino Chiovini detto Peppo, dopo alcuni giorni passati a riparo in un bosco vicino a Ungiasca, decidono di raggiungere Biganzolo e si rifugiano nella casa della nonna di Peppo. Passeranno in questa abitazione i successivi 5 giorni.
durante i quali Chiovini scriverà le seguenti righe. Passano i militi della Muti, della SS italiana, della Leonessa, esuberanti di odio, e cantano. Sono canti freddi, duri, scanditi. Inni che si possono cantare soltanto con la mascella contratta e con una ruga verticale al centro della fronte. Inni che si possono sentire solo con l'arma tra le mani. Passano reparti tedeschi e non cantano. Sono gli Alpenjager, i quali forse pensano che la caccia al camoscio, seppure fatta in Italia, è sempre divertente. Salgono i cecoslovacchi, lentamente, gravati dal peso degli zaini e di qualcosa dentro di loro, accompagnandosi ai muli da cui fianchi pendono le cassette di munizioni e le mitraglie. Tra loro e i muli non c'è differenza, servono tutti e due, a forza e inconsciamente, ai tedeschi. Passano i georgiani e non sanno pensare al loro tradimento, mangiano e sparano agli ordini degli ufficiali tedeschi. Passano le SS, ma il loro cervello è la Maschinenpistole. Passano i 17.000 e salgono a sparare contro i 400, che ormai non sono più 400. Mentre i nazifascisti e i partigiani si contendevano l'Alpe Fornà e il Pizzo Marona, la colonna di Superti, dopo la notte passata alla Bocchetta di Campo, raggiunge l'Alpe Portaiola. Il mattino del 16 giugno scendemmo al versante opposto, giungendo in località Portaiola, che era abitata. Il comandante acquistò dagli alpigiani latte, polenta e formaggio, ma era destino che i nostri rarissimi pasti dovessero essere sempre interrotti, perché guardando sulle alture intorno, con il binocolo, vedemmo sulla bocchetta di Scaredi degli armati tedeschi, che a loro volta ci avevano visti. Ci fu l'ordine di ripiegamento, fu una corsa a rompicollo giù per i sentieri accidentati e giungemmo di nuovo al posto 14, in La Piana, dove le nostre baite non erano che mucchi di macerie che fumavano ancora. Quando arrivammo al posto 13, chiamato l'Arca, ci schierammo subito in attesa di un attacco nemico che per fortuna non ci fu. Nella notte ci riparrammo tra le rovine della baita che avevo lasciato il giorno che cominciò il rastrellamento. L'Arca era un luogo selvaggio, messo tra il torrente e le montagne precipizio, una vera giungla. Sperando per quella notte di essere al sicuro, pensammo di rifocillarci. Infatti Domenico e Loris prepararono un po' di pasta asciutta, una piccola razione ciascuno, che fu l'ultimo vero pasto di tutto il periodo del rastrellamento. Bruno Vigorelli diede a ciascuno di noi una sigaretta della sua ultima riserva, raccomandando che nessuno facesse camorra. Poi cercammo di riposare, mentre le nostre sentinelle erano allerte e vigilavano.